Eccoci qui, ben ritrovati mercoledì 6 settembre 2023. Questa è la mattina al mercato, il ritorno della mattina al mercato qui con voi Enrico Boiani, ma soprattutto Beatrice Sarti. Ciao Bea, buongiorno e ben ritrovata. Ciao a tutti, ben ritrovati e buongiorno. Per prima cosa, come sempre, vi invito a mettere like a questo video qua sotto, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivare la campanella per tutte le notifiche e se vi va lasciare un commento con altri nomi, lasciare un commento qua sotto al video e condividerlo con i vostri amici. Una piccola premessa, prima di iniziare con le nostre due classiche bancarelle del mercoledì. Oggi forse Bea, tra l'altro, la mia è un filo meglio, la mia oggi forse chiama un pochino di più i Ti devo tifosi, cedere lo scettro della bancarella più bella oggi, Oggi purtroppo. sì, oggi, solo oggi, però oggi sì. Dicevo, cosa accadrà la mattina al mercato? Perché voi direte, il mercato è finito, il calciomercato, la sessione estiva, quella lunga, bella, dove ci sono le trattative, è terminata. È vero, però saremo comunque qui con noi ad accompagnarvi, avremo delle bancarelle invernali, se vogliamo, avremo delle bancarelle in cui vi porteremo giocatori, vi proveremo a far scoprire dei giocatori che stanno facendo bene in giro per l'Europa, che magari stupiscono nel weekend, che magari regalano una prestazione interessante, importante nei top 5 campionati, ma non O che solo. magari sappiamo di essere sul taccuino del Milan, che non significa che Esatto. arriveranno, però hanno destato qualche interesse. Quindi lasciate un like per rilanciare la mattina al mercato. Naturalmente la settimana scorsa non è stato pubblicato per ovvi motivi. Immaginate se avessimo fatto la mattina al mercato con Daka e Mir o con Taremi e Daka, cosa sarebbe successo? E quindi abbiamo deciso per ovvi motivi di evitare. Bea, parti tu con la tua bancarella oggi? Sì, oggi parto io, anche perché i nostri due giocatori hanno due ruoli completamente diversi e direi quindi di mettere in onda la prima grafica di oggi. Juan Miranda, come vedete appunto qui in grafica, giocatore del Real Betis, spagnolo, classe 2000, 23 anni, è un difensore centrale, quindi un ruolo completamente diverso dal giocatore che vi presenterà tra poco. Centrale e o terzino sinistro, Sì, no, scusate, no, mi sono sbagliata io, no centrale, ma terzino sinistro, Ah, scusate. ecco. Anche perché credo che sia la sua heatmap che il grafico di Transfermarkt che vedete qui è abbastanza chiaro su dove giochi questo ragazzo. In questo appuntamento del mercoledì vi abbiamo presentato anche giocatori che magari potevano ricoprire più ruoli. Questo ragazzo invece mi sembra che sia quello fine, cioè un terzino sinistro. Come vedete dalla grafica, il suo ingaggio è assolutamente alla portata, no, delle varie richieste del Milan, cioè 620.000 euro di netto, 1 milione e 3 di lordo. Cosa c'è di interessante in questo ragazzo? Che il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2024. Quindi è un giocatore che possiamo definire assolutissimamente in scadenza. Attualmente il suo valore secondo Transfermarkt è di 9 milioni di euro e quindi diciamo è assolutamente un difensore buonanotte. Per me questo ragazzo è un difensore centrale, niente. Me lo ricordo così, no, un terzino sinistro alla portata, direi, del Milan. Andiamo un attimo a vedere le sue statistiche, come sempre siamo andati ad analizzare le ultime 3 stagioni, qui vedete in grafica l'ultima, che non è la 23-24 perché i dati sono veramente pochissimi, ma è la 22-23. Presenza in tutte le competizioni 31 per un valore totale di 2.322 minuti, assist in tutte le competizioni 5 e gol 3, che non è poco comunque per un terzino sinistro, devo dire. Già. In questa stagione, cioè la 22-23, è partito titolare per ben 16 volte in Liga, mentre è partito titolare 6 volte in Europa League. La stagione precedente, cioè la 21-22, ha giocato un po' meno, perché ha giocato 1369 minuti, un gol e 2 assist, 23 presenze. Diciamo che
è stata una stagione in cui è stato meno presente tra i titolari della 22-23, perché appunto è partito titolare per ben 9 volte in Liga, sempre 6 in Europa League, però sono ben 1000 minuti in meno, e quindi è stata una stagione in cui appunto l'abbiamo visto sul campo meno. Torna a essere un po' di più sul campo nella 2021, perché colleziona 25 presenze, 2 gol e 2 assist per un totale di 1934 minuti. Titolare ancora di più della 22-23, perché gioca titolare in Liga 18 partite, Coppa del Re 3 gare su 5. Devo dire, Harry, che è un ragazzo, anche sappiamo che in questo appuntamento analizziamo spesso anche gli infortuni, non ha avuto particolari infortuni, ovvero un classico polpaccio, ginocchio e infortunio muscolare. Però ti dirò, l'infortunio che l'ha tenuto più tempo fuori è stato sui 30-40 giorni al polpaccio, quindi è in linea con un giocatore classico, ecco, non ha la tabella infortuni irrisoria che aveva Meditaremi, nulla, ma neanche quella di un giocatore che è spesso soggetto ad infortuni muscolari. C'è da dire una cosa di questo ragazzo, diventerà un'occasione a zero per tanti, nella prossima stagione non dovesse rinnovare naturalmente il contratto con il Betis. Tanto dipenderà, credo, dalle prospettive che può avere, anche perché non è ai livelli di Teo Hernandez, è normale. Se viene al Milan viene a fare il vice Teo Hernandez. Però comunque un ragazzo che, soprattutto per quello che ha fatto vedere in Europa League, ti direi, viste determinate caratteristiche, potrebbe accaparrarsi un ruolo da titolare in tante altre squadre, ovvio, non al Milan, non magari al Bayern Monaco, cioè quelle squadre che hanno la casella del terzino sinistro occupata da uno dei top 3-5 al mondo, ma in squadre magari di medio-alto livello il suo spazio potrebbe ritagliarselo, dipende quando piacerà al Milan. Dipende sempre quali sono le priorità di un ragazzo, no? Alla fine c'è chi preferisce andare a giocare in una grande squadra ma non avere la certezza della titolarità, chi invece pur di avere la titolarità abbandona una grande squadra. Chiaro che avere questo ragazzo che comunque ha dei buoni numeri e anche una buona esperienza ti lascia più tranquillo nel far sedere in panchina Teo Hernandez in un, non so, Genoa-Milan pre-Champions. Ho detto una partita casuale, che mi è venuto in mente. Poi è chiaro, Teo è sempre un giocatore che, se la partita dovesse mettersi sui binari sbagliati, può inserire per cambiare risultato. Però è chiaro che ad oggi non c'è neanche più Ballo Touré, e quindi Teo lo vediamo sempre meno seduto sulla panchina. Questo ragazzo, è chiaro che fare il vice di Teo Hernandez non è facile per nessuno, però allo stesso tempo potrebbe essere anche stimolante per lui per crescere. Assolutamente, tra l'altro è un giocatore, come dicevamo prima, come dicevi tu in precedenza, sul taccuino del Milan. C'è un giocatore a cui, cioè, che piace al Milan e che soprattutto nei discorsi che prevedevano anche Alexis Salmacher era in qualche modo rientrato. Poi naturalmente le cose sono andate diversamente e quindi non se n'è fatto nulla. Però facciamo rivedere al volo il buon Miranda, che quindi è da tenere d'occhio, da monitorare per il ruolo di vice Teo Hernandez. Passiamo al mio Bea. E Passiamo a qualcosa di più bollente. Qua ragazzi, molti lo conosceranno, magari qualcuno chiuderà anche il video adesso, non fatelo per piacere, però magari qualcuno chiuderà anche il video adesso perché lo conoscono e lo conoscete in tanti. È il buon Jonathan, mio fratello David. E scusa, poi ti lascio la parola a un hitmap che fa venire mal di testa. Sì, è vero, Cioè, sembrano i fuochi d'artificio. ovunque. È ovunque in campo il buon David, canadese, classe 2000 del Lille, percepisce un ingaggio netto di poco meno di 1 milione di euro, il contratto è in scadenza 2025, ergo se non dovesse rinnovare per il Lille
la prossima estate sarà l'ultima per poter monetizzare qualcosina, il valore di mercato è di 60 milioni di euro secondo il Transfermarkt, fa la prima punta, fa la seconda punta, fa un po' tutto in attacco là davanti al centro, questi i suoi numeri della scorsa stagione, 40 presenze per oltre 3.420 minuti, 26 gol, che non sono pochi, e 4 assist. È un ragazzo che nelle ultime 2 stagioni, prima dell'ultimissima, sembrava essersi un pochino spento dopo il campionato vinto, campionato ricorderete quello in cui anche Maignan era stato protagonista, sembrava essersi un pochino spento. L'anno scorso, nonostante il Lille non abbia fatto una stagione da vertice, anche perché dopo il Paris sono arrivati il Lens e il Marsiglia, comunque David è riuscito a segnare 26 gol, aggiungo... Come? Sono tanti, considerando che non è una squadra che è arrivata prima nel suo campionato. Esatto, ha fatto 26 gol arrivando comunque dopo le prime 3 o 4. Aggiungo una cosa, in un Lille che stagione dopo stagione è stato completamente smantellato quasi. In ordine sono andati via Maignan, Renato Sanchez, Ikoné, Botman, lo stesso Iazici, sono andati via giocatori importanti, vero? Il Lille ha anche messo qualche acquisto interessante o pseudo interessante direttamente dalla Liga, però lui è l'ultimo baluardo rimasto di quel Lille campione di Francia di qualche stagione fa. Non c'è bisogno che io vi dica come gioca, lo vedete tranquillamente in questa heatmap sotto la sua foto. È un giocatore che io lo ricordo bene, a me è un giocatore per impressionarmi tanto e per rimanermi tanto in testa mi deve convincere dal vivo, ok? È vero che guardi i video, guardi le partite, però i giocatori che mi convincono dal vivo entrano un po' nel mio cuore. E in quel Milan-Lille, con un Milan super rimaneggiato, stanco, dopo tanti risultati positivi in Europa League di qualche stagione fa, quindi della stagione del lockdown, in quel 3-0 firmato dal controgol di Iazici, questo ragazzo qua mi impressionò tantissimo, veramente tantissimo, per i movimenti, per la cattiveria agonistica. No, dicevo, allo stadio hai una visione complessiva anche di come si muove sul campo, sai, in TV è più difficile, no? Allo stadio hai una visione un po' più complessiva sul giocatore che è, non solo per le giocate che fa, ma proprio in maniera appunto più ampia e più completa. Era stato proprio quello a impressionarmi, Bea, perché è stato un giocatore ed è un giocatore che nonostante non sia altissimo, no, perché non arriva a malapena un 80, non arriva neanche a un 80, fisicamente è strutturato, regge il colpo, utilizza bene il bacino. Ricordo che Yaya Touré faceva dei discorsi sull'utilizzo del bacino per orientarsi anche col corpo, e lui è un giocatore che ne fa un utilizzo quasi perfetto, viene basso a prendersi il pallone, lo gioca sulle fasce, ha la rapidità poi per buttarsi in profondità, insomma è un attaccante incredibile, tant'è che già quest'anno molti hanno messo gli occhi su di lui. Io credo che l'anno prossimo si muoverà, prenderà il volo perché ancora ha potenziale e può crescere tanto, è giovanissimo. Non so se sarà semplice andarlo a prendere, anche perché già tanti attaccanti si sono mossi quest'anno, se ne muoveranno naturalmente anche l'anno prossimo, perché succede praticamente ogni estate, anzi probabilmente proprio Victor Osimhen è uno degli attaccanti che potrebbe dare il via al valzer delle punte della prossima stagione, chissà. Fatto sta che David è cercatissimo. Credo che nonostante la scadenza, comunque una cifra importante dovrà essere. Guarda, dipende da come si muoverà il Lille. Credo che se il Milan dovesse riuscire ad arrivare sul giocatore non rinnovato, passatemi il termine, e se il giocatore senza rinnovo interessa a tante squadre, chiaro che dal momento in cui riusciresti a prendere un giocatore del genere in scadenza, quindi con un prezzo il cartellino minore o comunque a zero, non si sa mai,
poi devi comunque fare qualcosa in più degli altri, magari sull'ingaggio. Cioè, quando ci sono queste occasioni, c'è sempre qualcosa che devi fare in più per portartelo a casa. Quindi dipenderà tanto se il Lille riuscirà a rinnovarlo, se invece farà di tutto per venderlo l'anno prossimo. Se il Napoli riuscirà a vendere Osimhen, come tu hai detto, e quindi ci sarà il valzer delle punte, purtroppo poi è chiaro che se dovesse presentarsi una squadra che ha un budget doppio, triplo rispetto alle squadre in giro, puoi farci poco. Però Sì. Però vediamo. io alla sola idea di vedere un attacco, non me ne voglia Pulisic, non me ne voglia il buon Olivier Giroud, a cui voglio un bene dell'anima e spero sia il titolare non solo quest'anno, anche il prossimo anno, se il fisico glielo permette, ma immaginarmi un attacco Leao, Chukwueze e David mi brillano gli occhi. Lì a quel punto io ho finito, posso appendere il microfono al chiodo. Va bene, Bea, siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento, di questa puntata di La mattina al mercato. Vi invitiamo come sempre di nuovo a mettere like, iscrivervi e lasciare un commento. Noi ci ritroviamo qui mercoledì prossimo per un'altra puntata e per un altro episodio de La mattina al mercato, ricordandovi di seguire tutti gli appuntamenti odierni di Radio Rossonera classici, quindi tra pochissimo ci sarà Mattino Milan e poi Chiama Milan sulla piattaforma Viola, Lunch, Talk, Filo Rossonero. Bea, grazie, ciao. Grazie a voi e a dopo. Un saluto anche da parte di Enrico Boiani. A presto.